Se bazzichi su internet, ti sarà sicuramente capitato di imbatterti in delle parole strane, dei termini strani come overthinking, pensieri intrusivi, ossessioni, ecco, ma che è sta roba? Nel senso, sono la stessa cosa? Tutti la stessa cosa? Son diversi? Stiamo facendo un po' un mischione strano? Come si differenziano? Come si riconoscono? E soprattutto, cosa bisogna fare? Sono pericolosi? Dobbiamo allontanarli, avvicinarli? Allora, oggi tratteremo di questo, oggi discuteremo questo topic e cercheremo anche di rispondere a queste domande. E lo faremo in primo luogo cercando di capire una volta per tutte la differenza tra appunto overthinking, ossessioni e pensieri intrusivi. In secondo luogo cercheremo anche di capire o di vedere come potrebbero manifestarsi nella vita quotidiana e che effetti potrebbero avere su di noi. E per finire, in terzo luogo, cercheremo anche di discutere uno strumento che potrebbe esserci utile non per distruggere e eliminarli, non dobbiamo eliminare niente, ma dobbiamo smettere di combatterli e imparare a conviverci meglio. In primo luogo, aprite bene le orecchie perché questo è importante, vi sono ovviamente diverse definizioni di pensiero intrusivo, ma per semplicità ne utilizzeremo una di Visser e colleghi, che vedono il pensiero intrusivo come un qualsiasi evento mentale che interrompe il nostro flusso di pensiero, potrebbe interferire con le azioni quotidiane, con ciò che facciamo, ed è emotivamente saliente, ossia ha un impatto su di noi, che non è per forza negativo, potrebbe essere positivo così come potrebbe essere negativo. Quindi questa è una definizione abbastanza inclusiva. Potrebbe essere una paura futura, quindi non so, prenoti la vacanza, sei lì tranquillo, tranquilla, e improvvisamente ti arriva un pensiero: "Oddio, e se cadesse l'aereo?" Oppure, potrebbe anche essere legato un pensiero intrusivo potrebbe anche essere legato a un qualcosa che devi ricordarti di fare. Ma non so, magari lavi i piatti, sei tranquillo e improvvisamente ti arriva un pensiero che ti ricorda di mandare un messaggio al tuo ragazzo o alla tua ragazza perché è il suo compleanno. Potrebbe anche essere legato alla creatività. Quindi mettiamo caso, ecco, di nuovo stai lavando i piatti, quindi sei lì e quindi intendo strofina e improvvisamente ti arriva l'idea, ti balena, ecco, l'idea, un pensiero, che è la soluzione a un problema che cercavi di risolvere da ben 2 mesi. Quante volte ti succede di trovare la soluzione a un problema mentre stiamo facendo tutt'altro? Ecco, un esempio di pensiero intrusivo utile. Allora, pensiero intrusivo è appunto un termine ombrello, ecco, un termine ombrello che racchiude un qualsiasi pensiero che, ripetiamo, interrompe il flusso mentale, interferisce con le nostre azioni, ha un certo grado di interferenza che potrebbe essere lieve, medio o alto, ecco, severo, grave, e ci colpisce appunto emotivamente, comunque ci prende, ci cattura, in modo positivo o negativo. Ora, passiamo all'overthinking, termine anglosassone, quindi un po' esotico, ecco, che fa figo. Ora, overthinking non significa nulla, ossia letteralmente significa pensare troppo a un qualcosa, okay, ma non è un termine clinico, ossia non definisce nulla. E da qui un po' scatta la confusione, per cui, ormai lo si trova ovunque. Quindi pensi troppo a un qualcosa, pensi troppo all'esame? Overthinking. Ripensi agli errori del passato? Ma questo è overthinking, ovvio. O non so, sei semplicemente un tipo o una tipa riflessiva e durante la settimana ripensi alle sedute col tuo psicologo? Non so, persona normale, brava persona? No, overthinking ovvio, quindi sembra che ormai una spruzzatina di overthinking la si metta ovunque che non faccia mai male. Ma in realtà, una differenza c'è, perché quando lavoravo in Inghilterra, nel 99% dei casi, i miei pazienti inglesi utilizzavano questo termine in relazione all'ansia. Quindi è più un penso a un qualcosa eccessivamente e ciò mi fa agitare. Ecco, quindi pensi troppo all'esame e quindi immagini tutti gli scenari, ecco, negativi che potrebbero accadere e ciò ti fa agitare. E il significato originario del termine overthinking, quello anglosassone, è un po' più vicino all'ansia, anzi alle preoccupazioni, okay? E le preoccupazioni sì, possono essere intrusive, assolutamente. Quindi può succedere magari che sei coi tuoi amici, sei tranquillo e improvvisamente pensi: "Oh mio Dio, e se perdessi le chiavi?" Oppure stai guidando, di nuovo tranquillo, ti godi il viaggio, la strada e improvvisamente ecco che pensi: "Oddio, e se mia mamma si sentisse male, avesse bisogno di aiuto e io non fossi lì?"
Anche un pensiero negativo, in generale intendo, può essere intrusivo. Magari ecco, sei lì concentrato al lavoro, e sei lì al computer, stai facendo delle robe e improvvisamente ti arriva un pensiero: sono un fallito, non finisco mai ciò che inizio. E poi subito ti arriva tristezza, frustrazione, pensieri che dal nulla ti buttano giù. Quindi preoccupazioni e pensieri negativi a volte possono anche far semplicemente parte di un ragionamento, ecco, del normale flusso di pensieri, un ragionamento che noi stiamo effettuando. Altre volte possono essere intrusive quando interferiscono con un'azione che stiamo svolgendo. Per finire, le ossessioni, queste fanno parte del disturbo ossessivo compulsivo e sono pensieri, immagini, sensazioni fisiche e anche impulsi non voluti, molto interferenti, che provocano emozioni negative molto intense e sono ripetute, persistenti, tornano a noi costantemente. E sono spesso su tematiche ricorrenti come la violenza, aggressione o la contaminazione, la paura di contaminarsi. Faccio un esempio: magari sei col tuo partner e improvvisamente, dal nulla proprio, ti arriva un'immagine in cui gli fai del male, in cui lo accoltelli. Tu non vuoi pensare a quella roba, quindi la scacci e ti chiedi: "Ma sono pazzo, sono pazza? Perché ho questo pensiero?" Ecco, oppure, un altro esempio potrebbe essere magari vai in bagno, ecco ripeto, tranquillo, tranquillissimo, vai in bagno, fai quello che devi fare, tocchi i sanitari e improvvisamente pensi di essere irrimediabilmente contaminato e che potresti anche spargere il virus o batteri agli altri. E allora panico, scacci di nuovo, scacci i pensieri, ma ritornano a te in modo persistente. Perché la caratteristica principale delle ossessioni è che, oltre ad essere molto fastidiose, non volute, molto interferenti, provocano molta ansia, ritornano, ecco, a noi, ma sono anche assolutamente inaccettabili per noi e per la nostra coscienza. Quindi, ricapitoliamo, ecco, riavvolgiamo un attimo il nastro. Tra i pensieri intrusivi negativi insomma, che possono essere associati a emozioni spiacevoli, abbiamo le preoccupazioni, più legate al futuro e all'ansia. Poi abbiamo pensieri negativi in generale, questi possono essere legati a passato, presente, futuro, anche a te stesso e di solito si legano a diverse emozioni: rabbia, tristezza, frustrazione, eccetera. E poi, come abbiamo già detto, le ossessioni, ripetiamo, non volute, molto interferenti, molto intense e insomma anche assolutamente inaccettabili per noi, sono molto, molto fastidiose. E qui andiamo al secondo punto, perché se soffri di pensieri intrusivi, ecco, ricorrenti, molto persistenti, beh, può darsi che questi ti causino un profondo senso di solitudine. Magari fisicamente sei presente, sei in mezzo agli altri, ma in realtà stai combattendo una battaglia nella tua mente. Fuori sembri ok, anzi gli altri magari ti elogiano per la tua calma, ma in realtà dentro letteralmente muori. È tutto mentale, certo, ma per te è un problema vero. Magari sei in casa e i tuoi figli o la tua famiglia stanno passando dei bei momenti insieme, mentre tu sei in camera da solo e in preda a questi pensieri. Ecco, gli altri dicono o ti dicono che sembri distante, ma in realtà stai solo cercando di gestirti. Oppure devi fare un qualcosa, prendere una decisione, pam, ti arriva un pensiero, sei un fallito. Ecco, inizi davvero a non fidarti più della tua mente. E allora cerchi conforto in un amico o nel tuo partner e ti viene un pensiero in cui gli fai del male, appunto, in cui addirittura lo accoltelli. E allora diventa tutto molto complicato. Non riesci più a goderti il momento e smetti anche di fare certe cose. Allora gli altri ti chiedono cosa stia succedendo, ma come spiegare? Come spiegare ciò che è dentro di te senza sembrare pazzo o pazza? E allora arrivano ansia, tristezza, depressione. Ecco, chi soffre di pensieri intrusivi, ricorrenti o molto persistenti, si trova purtroppo a vivere in un costante stato di tortura. Ecco, tortura, solitudine, dubbio, in cui sembra che nulla possa calmare e appagare il nostro cervello, la nostra mente. È come partecipare a una maratona in cui all'inizio sei felice, parti insieme agli altri, ecco, corri, inizi a correre e poi ogni 10 minuti noti che l'arbitro ferma te e solo te per, per un motivo diverso. Quindi la prima volta ti ferma per controllare il tuo respiro, dopo 10 minuti ti riferma per controllare le tue scarpe, poi ti ferma di nuovo e ti chiede come stai, poi ti ferma di nuovo, ecco, e ti dice sei un fallito. Quindi diventa molto complicato, finisci uno
finisci per non completare ciò che stai facendo, non completi la corsa o ci metti il doppio del tempo per fare un qualcosa. In secondo luogo rimani solo, gli altri vanno avanti, tu rimani indietro. E in terzo luogo, appunto, finisci per non goderti il presente, non goderti il momento. E alla fine finisci per odiare ciò che stai facendo. Quindi finisci addirittura per odiare quella gara a cui ti eri iscritto con tanto gaudio, insomma, con tanta felicità. Ora, se alcune di queste frasi o esempi ti risuonano, sappi che è normale perché tutti, o comunque la maggior parte di noi, ha pensieri intrusivi. Il problema è quando purtroppo questi diventano eccessivi, quando diventano molto persistenti, molto ricorrenti, quando ci impediscono quindi di vivere la nostra vita. E qui arriviamo all'ultimo punto: come farci pace, perché in qualche modo dovremmo pur conviverci con questi pensieri, ecco, non possiamo pensare o esigere da noi stessi di essere sempre in grado di, ecco, esserne scevri, di esserne liberi. Quindi come farci pace? Allora oggi, ecco, discuteremo questo strumento, questa metafora, faremo questa riflessione che potrebbe esserci utile. Ecco, questa metafora si chiama il bus dei demoni. Immagina di essere l'autista di un bus in una località marittima. Quindi ecco, mani sul volante, sole e mare in lontananza, occhiali da sole, brezza sulla pelle, uno scenario idilliaco. Ecco, ci sono anche dei passeggeri, quindi il bus ha dei passeggeri, l'unico problema è che questi sono dei feroci demoni. Ognuno di questi rappresenta un diverso tipo di pensiero intrusivo, quindi da un lato siedono le preoccupazioni, dall'altro siedono i pensieri negativi e sul retro, che sono quelle un po' più, ecco, mascalzone, quelle un po' più malavitose, le ossessioni. I demoni hanno fatto un patto con te. Finché quest'autobus ha benzina infinita, ma finché continuerai a vagare, finché continuerai, ecco, a guidare senza fermarti, noi non ti faremo niente. E tu hai paura, quindi inizi a guidare e a vagare e guidare per giorni, settimane e mesi. A un certo punto le scorte d'acqua giustamente finiscono e allora inizi ad avere più sete di un dromedario disidratato. E oltretutto, oltre al fatto che i demoni parlano tra di loro, scherzano, si divertono, ecco, fanno festa, tu invece sei da solo, non puoi parlare con nessuno, quindi dopo un po' sei anche più annoiato, hai più noia, ecco, di un comico ad una convention del politicamente corretto. Sei stufo, decidi di rischiartela e fai per scendere. Allora subito i demoni, puntuali come un orologio svizzero, si alzano, si raggruppano, ecco, tutti attorno a te e iniziano a minacciarti, a intimidirti. Ecco, ti dicono che ti faranno a pezzi, che ti ammazzeranno, che ti uccideranno. E tu giustamente ci credi, hai paura e quindi ritorni subito alla guida e ritorni subito al volante. Ma stavolta, ecco, duri poco, perché ormai le tue mani e le tue braccia sono completamente distrutte, non riesci più insomma a tenere il braccio sul volante. Oltre al fatto che la fame, la sete si fanno sentire. Allora passano pochi giorni e decidi di nuovo di rischiartela. Tenti il tutto per tutto. Di nuovo ti alzi, fai per scendere, i demoni ritornano, tutti attorno a te e ti dicono di nuovo, mostrano i denti, ecco, ti dicono che ti faranno a pezzi, ti dicono che sei un fallito, ti dicono che se scendi da questo bus morirai. E uno di loro addirittura, ecco, fa un'ossessione, fa per darti un pugno e ti passa attraverso. E ti rendi conto allora che questi demoni non possono toccarti fisicamente. Allora decidi di non ascoltarli e scendi dal bus. E i demoni scendono con te, ti seguono e continuano a dirti delle cose terrificanti. Ecco, ti dicono che sei sbagliato, ti dicono che tuo fratello morirà per colpa tua, ti dicono che tu non ce la farai mai, che tu non sei come gli altri. E tu ti giri, li osservi e ti rendi conto che non fanno poi così paura. Hanno perso parte del loro potere. Certo, sono frustranti, ecco, ma questi pensieri intrusivi non possono davvero controllare le tue decisioni. E tu hai deciso che vuoi scendere dal bus e vuoi iniziare finalmente a costruirti la tua vita. E più cammini, più ti focalizzi sui diversi suoni, ti focalizzi sui tuoi passi, ti focalizzi sugli altri esseri umani, fai amicizie, provi altre emozioni, ecco, ti innamori addirittura. E questi demoni che, ripeto, sono sempre lì, a un certo punto sono sempre lì, sono sullo sfondo, ma
rimangono una sorta di chiacchiericcio, ecco, che non può più farti niente, o perlomeno ha perso molta della sua potenza. A un certo punto forse ti fanno anche quasi tenerezza. Quindi, così come accade al protagonista della nostra metafora, anche noi abbiamo appunto questi demoni interiori, questi pensieri intrusivi che stanno lì e sono molto frustranti, ecco, ci causano magari anche molta sofferenza. Ma noi possiamo decidere, così come accade nella metafora, ecco, possiamo decidere cosa fare, possiamo decidere di crederci o possiamo decidere di ignorarli e prendere possesso, anzi prendere le redini della nostra vita. E ci renderemo conto dopo un po' che questi diventano una sorta di chiacchiericcio distante. Quindi spero che voi abbiate apprezzato, ecco, questa metafora, queste riflessioni, e spero anche che magari la prossima volta che vi viene un pensiero intrusivo, spero che possiate ricordarvi di questa metafora, ecco, che possiate affrontarlo in un altro modo. Ovviamente gestire un pensiero intrusivo, gestirli è complicato, ma con la pratica possiamo riuscire a farlo, ecco, in maniera migliore. Spero abbiate apprezzato il video e fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, lasciate un like o un commento, e colgo anche l'occasione per dirvi che se soffrite di ansia, depressione o fate fatica a gestire questi pensieri intrusivi da soli, io rimango disponibile per un colloquio e trovate le informazioni per contattarmi in descrizione. Come sempre, per concludere, volevo ricordarvi che la vita è bellissima. Cerchiamo però di cogliere tutte le opportunità che ci vengono date. Un saluto e alla prossima!